Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi parliamo di colori, nello specifico di colori neutri e di come scegliere quelli giusti per gli ambienti di casa. Prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere più informazioni su questo tema. I colori neutri sono davvero colori molto utilizzati in interior perché sono versatili e fanno da sfondo perfetto per l'arredo e le forme e le geometrie architettoniche. Aiutano a dare agli ambienti eleganza e danno un senso di calma. Si fa presto però a dire colori neutri. Ci sono in realtà alcuni fattori importanti che bisogna conoscere e considerare per capire come scegliere il colore giusto per la tua casa. Vediamoli insieme. Prima di tutto è importante capire quali sono i colori neutri. Di base sono tutti quei colori che non hanno un forte indice cromatico, insomma hanno una bassa intensità e saturazione. I neutri si dividono in due categorie: i neutri puri, che sono bianco, grigio e nero, e i quasi neutri, che si ottengono mischiando un colore con un neutro puro oppure mischiando due colori complementari. Ti faccio un esempio: se prendi un blu e gli aggiungi del bianco, ad un certo punto perderà la sua saturazione fino a diventare praticamente bianco, ma con un sottotono blu. Questo bianco che è stato creato diventa a tutti gli effetti un colore neutro, ma si differenzia dai neutri puri proprio per via del suo sottotono. Il sottotono è quello che differenzia i quasi neutri ed è il motivo per cui non è così semplice scegliere questi benedetti colori. È anche il motivo per cui spesso il risultato applicato al muro è diverso da quello che ci aspettavamo. A causa di questo sottotono, i neutri, anche se sembrano non contenere colori, in realtà ce l'hanno. Un bianco, per esempio, a meno che non sia il bianco puro, potrebbe risultare più giallino o più blu a seconda del suo sottotono. Questo cambia la percezione dell'ambiente. Un bianco con sottotono giallo risulterà più caldo che uno con un sottotono blu. Ecco quindi che diventa essenziale, per sapere come scegliere i colori neutri, sapere qual è il suo sottotono. E riconoscere questo benedetto sottotono non è immediato, ma c'è un trucchetto per riuscire a scoprirle, ed è quello di comparare il quasi neutro con un neutro puro. In sostanza bisognerebbe appoggiare il campione del colore su un foglio di carta del neutro puro. Il sottotono sarà subito chiaro. Se prendi un neutro bianco da solo potrebbe sembrarti bianco e basta, ma se lo paragoni al bianco puro ti renderai immediatamente conto verso quale colore tende. Lo stesso vale per grigi e neri. I quasi neutri, sempre per via del loro sottotono, si suddividono ancora in neutri caldi e neutri freddi. Caldo e freddo sono un altro elemento importante da considerare quando si deve scegliere un colore neutro. Sapendo qual è il colore di base di un determinato neutro, sarà facile posizionarlo sulla ruota del colore e capire così se si trova nella metà dei colori freddi o nella metà dei colori caldi. Da questo si evince che neutri con sottotoni blu, viola, verde saranno freddi, mentre quelli con sottotono rosso, giallo e arancio saranno caldi.
È importante scegliere la giusta temperatura di neutro perché sarà lo sfondo e la base per i tuoi ambienti, per il tuo stile e per le sensazioni che vuoi vivere. Saranno anche la base da cui partire per creare la tua palette colori. I colori devono poter comunicare tra loro per creare ambienti coesi e armoniosi. Quindi, conoscendo il sottotono del neutro che sceglierai, potrai poi abbinarlo con altri colori seguendo uno dei 6 modi in cui è possibile combinare i colori con la ruota del colore. Ne parlo qui. Il tipo di luce presente nella stanza poi è un elemento fondamentale perché altera la nostra percezione dei colori. Una luce naturale diretta è diversa da una luce naturale indiretta e ovviamente da una luce artificiale. Quella artificiale, come abbiamo visto in altre occasioni, cambia a seconda della temperatura colore delle lampadine, che possono essere calde, neutre o fredde. Per esempio, un muro dipinto di bianco, anche se fosse puro, sembrerà giallino con una luce calda e blu con una luce fredda. Per riuscire a mantenere la percezione dei reali colori, l'ideale è che la luce ambiente, quella generale, sia neutra. Di temperatura colore e molto alto sull'illuminazione ne parlo qui. Per questi motivi sarebbe quindi ideale fare delle prove e dipingere una porzione di tutti i muri e osservare la loro resa durante la giornata, sia con luce naturale che con luce artificiale. Attenzione anche ai vari elementi presenti nella stanza e a come riflettono la luce, perché anche questo riflesso cambierà la percezione del colore. Infine, sapere che stile e che atmosfera vuoi respirare in un determinato ambiente è un altro elemento importante per poter scegliere il colore neutro giusto per te. Se vuoi dare un'impronta invitante, calda, confortevole, tendenzialmente i neutri caldi sono quelli che fanno per te. Se invece preferisci qualcosa di più sofisticato, fresco, saranno forse più adatti i neutri freddi. Se preferisci uno stile minimalista, i neutro pure potrebbero essere la scelta migliore. Quindi, riassumendo, quando devi scegliere un colore neutro, prima di tutto devi scegliere se avere neutri puri o quasi neutri. Se scegli un quasi neutro, devi capire il suo sottotono. Devi poi scegliere tra neutri caldi e freddi per poterli abbinare al meglio con la ruota del colore e le regole della teoria del colore. Infine, attenzione alla luce e a come questa modifica o meno la percezione dei colori. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre, se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti qua sotto. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!